Prima di iniziare con il video vero e proprio dobbiamo fare un ragionamento a monte. Il distacco tra Ferrari e Red Bull nelle 22 gare stagionali si è sempre aggirato sui 5-6 decimi in media nel 2023, partendo a inizio stagione con un distacco di 7 decimi da Verstappen, terminando Abu Dhabi con circa 4 decimi e mezzo. E uno potrebbe dire, cavolo, allora Ferrari è migliorata, si sta avvicinando alla Red Bull. Non proprio, perché il team di Milton Keynes non ha sviluppato la RB19 praticamente da agosto, portando solamente dei piccoli aggiornamenti al fondo nella parte finale di stagione. Ma rispetto agli altri team si è tenuta l'asso nella manica per dedicarsi subito dopo la pausa estiva allo sviluppo della monoposto 2024. Ed è lo stesso Lewis Hamilton che dopo l'ultima gara di stagione ha detto, cavolo, Red Bull ha vinto con 17 secondi di distacco nonostante non sviluppi la macchina da agosto, e ha anche aggiunto, questa è sicuramente una preoccupazione. E su questo sono d'accordo con Hamilton. Infatti, anche se sentiamo Horner che sminuisce il dominio di Red Bull, è vero che l'anno prossimo magari non riusciranno a ripetere esattamente la stagione 2023, ma hanno tutti i presupposti per dominare di nuovo, ed è probabile che questi mesi di vantaggio siano serviti al team di Milton Keynes per migliorare la RB20, la macchina che vedremo in griglia l'anno prossimo. Ed è lo stesso Max che ha detto che comunque c'erano dei punti deboli sulla RB19 e che saranno migliorati sulla RB20. Ma se da una parte Red Bull non ha voluto neanche sviluppare troppo la RB19 perché non ne aveva bisogno, sapeva già di vincere il campionato costruttori e piloti, dall'altra parte Ferrari non ha voluto neanche forzare troppo su questa SF23, perché fin da inizio stagione sapevamo che era una vettura molto limitata, non riuscendo a generare abbastanza carico rispetto alla F175 e quindi non avendo una struttura del telaio adatta. Abbiamo già sottolineato i problemi della SF23 più volte e oggi andremo a vedere nel dettaglio come procede lo sviluppo della SF24. Si sta parlando di una nuova trasmissione, ma in cosa andrà a migliorare la Ferrari? Attenzione che Ferrari deve migliorare di circa mezzo secondo per raggiungere Red Bull, più di quanto ha recuperato nel 2023 da inizio a fine stagione. Questo è sicuramente un dato preoccupante, ma vediamo step by step come sta sviluppando Ferrari la sua monoposto del 2024 per cercare di raggiungere Red Bull. E guardate il video fino alla fine perché andremo a parlare anche di Red Bull nella seconda parte e di McLaren. Prima di continuare, se vi piacciono i video sul canale, mi raccomando non scordatevi di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi contenuti a tema auto e Formula 1 e ringrazio del supporto tutti quelli che hanno attivato le notifiche. A voi non costa nulla, ma per me fa una grandissima differenza. In questo modo non dovete neanche andare a cercare i video perché ricevete una notifica ogni volta che ne pubblico uno. Più comodo di così? Detto questo, io sono Rastro, mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video, ma prima, sigla. Ferrari ha deciso di azzardare di più con la macchina nel 2024. Infatti la scatola del cambio dovrebbe essere più snella di 20 mm da entrambe le parti. In questo modo si potrà adottare un diffusore più grande, che fu la stessa mossa che fece anche Red Bull l'anno scorso, se vi ricordate, tra il 2022 e il 2023. In questo modo riesce a massimizzare i flussi che arrivano nel retrotreno della monoposto e quindi riesce a generare più carico al posteriore. Questo permetterebbe a Ferrari di avere una monoposto fissa che non scivola nei lunghi curvoni, che è stato per tutta questa stagione 2023 il vero punto debole della SF23, ovvero una macchina che con la gomma un po' più consumata non riusciva a mantenere la stessa traiettoria, ma andava a soffrire di sottosterzo, soprattutto nelle curve ad ampio raggio. C'è anche da dire che questa nuova trasmissione avrà gli stessi valori di rigidezza di quella della SF23, ma sarà leggermente più leggera, mentre sarà difficile rendere ancora più piccole le componenti della sospensione posteriore, che rimarrà push rod, ma si cercherà comunque di modificare l'angolo dei braccetti della sospensione posteriore, in modo da sfruttare meglio i flussi che arrivano nella parte posteriore della monoposto. Ma vi devo dire una cosa molto importante: questa nuova Ferrari, che si chiamerà probabilmente SF24 e ha come nome in codice 676, verrà presentata il 13 febbraio, con come data di riserva il 15, e iniziano a emergere i primi dettagli su questa nuova monoposto guidata dalla direzione di Enrico Cardile. Ci tengo a dire che queste comunque rimangono indiscrezioni, non sono notizie ufficiali, però è giusto
giusto parlarne per capire in che direzione sta andando lo sviluppo di Ferrari per questa pausa invernale. Stando alle indiscrezioni non cambierà tanto la lunghezza del cambio, il passo della monoposto rimarrà sostanzialmente lo stesso della SF23 con anche lo stesso interasse, ma come detto anche prima si sta cercando di ridurre la dimensione in larghezza del cambio, andando a diminuire lo spessore da entrambe le parti di 20 mm. Di conseguenza si ha un diffusore più grande. Abbiamo visto nella stagione 2023 quando Red Bull ha cambiato il diffusore, ampliandone le dimensioni ha guadagnato tanto di carico. Già era partita bene inizio anno, con quel cambiamento in corso d'opera è riuscita a generare ancora più carico, e questo ti permette non solo quindi di avere più flussi che arrivano nella parte posteriore e nel diffusore, ma anche di avere una minore incidenza delle ali. Penso all'ala anteriore ma soprattutto all'ala posteriore, che era un vero e proprio problema sulla F175, lo è stato leggermente di meno sulla SF23, ma comunque Ferrari aveva più incidenza di Red Bull. Qui sul canale avevamo fatto anche un paragone a inizio anno sulle diverse ali posteriori, arrivando alla Red Bull che era quella che generava meno resistenza aerodinamica, passando poi per Mercedes e poi per Ferrari. Quindi si lavorerà molto anche sotto questo punto di vista per cercare di generare più carico nella parte bassa della monoposto, mantenendo un baricentro basso, piuttosto che cercare di generare carico con la parte superiore, quindi con le varie ali e con la beam wing. Questo è un dettaglio molto importante perché abbiamo detto più volte che Ferrari avrebbe lavorato nella parte posteriore della monoposto, ma non sapevamo concretamente su cosa. Sarà una gran sfida comunque far stare tutti i componenti della sospensione posteriore all'interno di una zona molto più piccola, e oltre a questo la sfida è anche quella di ridurre il peso. Non è una sfida facile, ma i tecnici di Maranello ci stanno lavorando e sicuramente a lungo andare ti dà un gran beneficio. Come vi avevo già detto qui sul canale, sapevamo che la sospensione posteriore sarebbe rimasta quella pull rod, e quindi Ferrari ha deciso di non andare nella direzione di Red Bull su questo punto, che ricordo Red Bull ha pull rod all'anteriore e push rod al posteriore, mentre Ferrari ha push rod all'anteriore e pull rod al posteriore, quindi il contrario. In molti voi hanno criticato questa scelta e vi capisco, perché comunque lo schema dei braccetti della sospensione Red Bull dà dei vantaggi aerodinamici non da poco, ma speriamo che questa insistenza di Ferrari porti dei benefici. Nonostante rimanga però lo schema pull rod al posteriore, Ferrari andrà a rivisitare i cinematismi della sospensione posteriore. Infatti ci saranno dei braccetti più disallineati sia dietro che davanti per cercare dei vantaggi di natura meccanica. Sicuramente cercheranno di avere un triangolo nella sospensione anteriore più marcato, con un braccetto inferiore più spostato verso il basso, in modo da accentuare l'effetto anti-dive, come abbiamo detto più volte, che è stata una grave mancanza di Ferrari quest'anno rispetto a tutti gli altri team, specialmente Red Bull. Ma non solo, nella parte posteriore vedremo il braccetto anteriore del multilink superiore decisamente più inclinato verso il basso, per avere un maggiore effetto anti-squat, mentre nella parte anteriore il braccetto inferiore sarà posizionato ancora più in basso per aumentare visibilmente l'inclinazione del triangolo della sospensione push rod e quindi aumentare l'effetto anti-dive, come abbiamo detto più volte. Ma come mai si fanno tutte queste modifiche alle sospensioni? Perché come vengono tarate le sospensioni è fondamentale per capire meglio come viene generato il carico aerodinamico. Ferrari sta cercando di stabilizzare maggiormente la sua vettura, sia per evitare un eccessivo affondamento del muso in frenata, ma anche per evitare che la monoposto si accucci troppo al posteriore in accelerazione. Questi spostamenti repentini del centro di massa sfavoriscono un equilibrio della monoposto, e se la macchina continua a spostarsi in avanti e indietro senza essere stabile tra anteriore e posteriore, beh, è un grave problema. Per questo Ferrari sta cercando di modificare lo schema dei braccetti delle sospensioni per cercare di avere una monoposto uniforme in frenata, in percorrenza e in uscita. In questo modo riesci a prevedere più facilmente il carico aerodinamico generato. Riesci a avere una monoposto che non è così sensibile alle variazioni di asfalto e anche sui diversi avvallamenti, ma soprattutto hai un'auto che ha meno perdite improvvise di carico, come abbiamo visto per esempio che era successo in qualifica a Leclerc a Miami. Vi ricordate come anche Verstappen andò così aggressivo su quel cordolo, ma la sua monoposto non si era scomposta, mentre Leclerc, aggredendo troppo un cordolo, a causa di una risposta nervosa sulle sospensioni, aveva perso il controllo della monoposto ed era andato contro le barriere. Ecco, Ferrari vuole evitare questo tipo di scenario. Avere una risposta sulle sospensioni meno rigida permette di aggredire i cordoli senza conseguenze, e in più riesce a prolungare la vita degli pneumatici, garantendo una migliore gestione delle gomme. Ma invece se parliamo delle pance, come saranno? Su questo punto di vista si andrà totalmente nella direzione di Red Bull, quindi si cercherà di avere una bocca dei radiatori molto più sottile e che si espande orizzontalmente. Le pance saranno più spioventi, si cercherà di avere ancora più aria che arriva nella parte inferiore, scavando nella zona dei radiatori, con il cono anti-intrusione che abbiamo già detto che sarà spostato sul fondo, in modo da non sporcare dal punto di vista aerodinamico
aerodinamico i flussi che arrivano sulle pance e sul marciapiede. Anche il telaio verrà alleggerito di peso e probabilmente nella parte anteriore vedremo la forma a chiglia su cui Adrian Newey ha scommesso nel 2023 sulla RB19. Il clima a Maranello in questo momento è positivo, anche i nuovi ingegneri che sono arrivati a Maranello portano una ventata di aria fresca. Si sta cercando tutti insieme di andare nella direzione di Red Bull. Come vi ho già detto in diversi video, non dobbiamo illuderci. Ferrari l'anno prossimo secondo me non riuscirà a riprendere Red Bull, però il lavoro che stanno facendo sulla monoposto e il clima è quello giusto, è quello da top team. Se in passato abbiamo criticato fortemente alcune scelte di Ferrari perché non rispecchiavano quell'atmosfera che c'è in un top team, continuavano a fare scelte sbagliate e non c'era coesione fra i vari reparti, adesso pian piano con la direzione di Vasseur si sta andando in una direzione giusta. Che poi sarà anche quella vincente, beh, questo lo scopriremo nelle prossime stagioni. Mentre lato motore, come ho detto più volte, da metà stagione in poi sono riusciti a ottimizzare l'utilizzo del motore ibrido. Infatti l'energia elettrica in eccesso viene utilizzata più negli allunghi che in trazione e questo è stato un gran vantaggio per la SF23. Stanno cercando di migliorare ancora di più la curva di erogazione di questa potenza per cercare di renderla non troppo brusca, e questo ovviamente è compito di Enrico Gualtieri e del suo team. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questo sviluppo di Ferrari. Concludo dicendo che Verstappen ha dichiarato che la RB19 aveva dei difetti. Nonostante questa monoposto abbia vinto tutte le gare tranne una, Verstappen è un perfezionista e ha detto che ci sono delle cose da migliorare sulla RB20. Ha detto che ovviamente sarà quasi impossibile replicare una stagione come quella del 2023 in termini di vittorie, però l'obiettivo rimane il campionato, cosa che secondo me per loro sarà facile. Riusciranno a vincerlo senza problemi, ma mi fa specie vedere come un campione del mondo che ha dominato nel 2023 non è comunque soddisfatto e vuole una monoposto ancora più forte nel 2024, come se non fosse ancora sazio di quella fame di vittorie. Ultimissima cosa su McLaren: Andrea Stella ha confermato che il miglioramento che ha subito la McLaren nel 2023 infatti è stato permesso grazie alla nuova direzione tecnica. Infatti la nuova struttura gerarchica del team di Woking ha permesso di individuare dei talenti che prima non si erano espressi dal punto di vista ingegneristico, tra cui un ingegnere italiano, ovvero Giuseppe Pesce, che insieme a Peter Prodromou è responsabile della nuova direzione aerodinamica della vettura. Infatti ci ricordiamo come McLaren a inizio anno si era presentata praticamente con la macchina dell'anno prima, non era la vera McLaren 2023, e poi quando l'abbiamo finalmente vista a Baku ha dimostrato pian piano il suo potenziale. Prima soffriva molto di drag sul rettilineo, essendo la monoposto visibilmente più lenta negli allunghi, poi anche su questo punto sono migliorati molto, allineandosi agli avversari a fine stagione. Questo grazie anche al lavoro del team aerodinamico. E quando c'è un italiano coinvolto, beh, ci tengo a dargli spazio e a riconoscergli il merito, perché sicuramente per tutti noi è motivo di orgoglio. Così come anche la leadership di Andrea Stella in McLaren, che sta facendo un lavoro incredibile come team principal. Avrà acquisito la mentalità da top team oppure ripartirà un po' come l'anno scorso? Lo vedremo nei prossimi mesi. Ma ditemi nei commenti cosa ne pensate dello sviluppo di Ferrari. Secondo voi potrà avvicinarsi a Red Bull oppure la RB20 sarà di nuovo una macchina dominante e irraggiungibile? Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti quanti. Tra l'altro non dobbiamo neanche dimenticarci di Mercedes. Vedremo se riuscirà a azzeccare il progetto della V15 e quindi essere una delle rivali di Ferrari. Sicuramente per ora Ferrari sta lavorando bene, ma è ancora presto per sbilanciarsi, quindi vedremo meglio nei prossimi mesi. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche se vi piacciono i video qui sul canale. Ogni giorno escono nuovi video a tema auto e Formula 1. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.